Nel 2016 sono arrivati in un paese che stava per votare per lasciare l'Unione Europea. Oggi il 57% dei britannici pensa di aver fatto una scelta sbagliata. Ma come si è arrivati da un sì convinto per la Brexit a una quasi intera nazione che oggi si pente? Il Regno Unito non era un paese UE come tutti gli altri. Niente euro, niente Schengen e uno sconto sui contributi al bilancio europeo negoziato negli anni 80, il cosiddetto rebate. Per capire come si è arrivati a quel voto va ricordato un fatto. Durante la campagna referendaria il Comitato per il Leave girava il paese con un autobus rosso su cui era scritto che il Regno Unito inviava all'UE 350 milioni di sterline a settimana, soldi che sarebbero potuti andare al Servizio Sanitario Nazionale invece che a Bruxelles. Il presidente della UK Statistics Authority, l'autorità pubblica indipendente che verifica l'uso corretto delle statistiche ufficiali, definì quella cifra un chiaro abuso delle statistiche, perché quel numero non teneva conto dello sconto che il Regno Unito già riceveva ogni anno, cioè quel rebate di cui parlavamo prima, che riduceva di parecchio l'importo netto realmente versato. Anni dopo la Brexit, analisti indipendenti hanno confermato che non è mai avvenuto un trasferimento di quella cifra verso la sanità pubblica. È finita qui, l'immigrazione è stato anche uno dei motivi principali del Leave, perché il Regno Unito voleva riprendere il controllo degli ingressi nel paese e durante la campagna referendaria dicevano che gli immigrati nel Regno Unito toglievano opportunità e lavoro ai britannici. C'è stata anche un'altra promessa fatta questa volta da chi doveva negoziare i nuovi accordi dopo l'uscita dall'UE. L'allora ministro per il commercio internazionale disse che un accordo di libero scambio con l'Unione Europea sarebbe stato uno dei più semplici della storia umana, perché Regno Unito e UE partivano già con le stesse regole e zero dazi. Nella realtà, pochi mesi dalla scadenza per l'uscita senza accordo, il governo britannico non era riuscito nemmeno a rinnovare i 40 trattati commerciali che il paese aveva automaticamente tramite l'appartenenza all'Unione. Non sto dicendo che chi ha votato Leave sia stato ingannato o che chi ha votato Remain avesse ragione. Sto dicendo che alcune delle promesse fatte durante quella campagna, verificabili con dati ufficiali, non hanno retto alla prova dei fatti. Non voglio entrare nel merito di chi avesse ragione o torto, è una questione di opinioni politiche di ognuno. Dico solo un fatto, fu un risultato strettissimo, meno di 4 punti percentuali di differenza tra chi voleva restare e chi voleva uscire. Quello che mi interessa 10 anni dopo è guardare cosa dicono i dati su cosa è successo davvero dopo quel voto. Ne avevo già parlato nel video sull'Europa che cambia, dove ho raccontato che oltre 440 banche e società finanziarie abbiano spostato sede e attività fuori da Londra, portando con sé quasi 900 miliardi di sterline di asset. Quello però era solo un pezzo del quadro, il settore finanziario. Qui voglio andare oltre la finanza, perché l'impatto sull'economia britannica nel suo complesso è stato molto più ampio e riguarda praticamente ogni settore che commercia con il continente. L'Office for Budget Responsibility, l'ente pubblico indipendente che si occupa delle previsioni economiche del Regno Unito, stima che il commercio britannico, sia le esportazioni che le importazioni, sia oggi il 15% più basso di quanto sarebbe stato se il paese fosse rimasto nell'Unione Europea. Guardando i numeri concreti, nel 2024 le esportazioni britanniche di beni verso l'Unione Europea erano ancora circa il 18% più basse del 2019, prima della Brexit. Le esportazioni di servizi, invece, sono in parte tornate sopra i livelli pre-Brexit. Questo è un segnale che l'impatto non è stato uguale in ogni settore, ma nel commercio di beni fisici il colpo è stato profondo e duraturo. E vi dirò di più, non è stato solo un problema di merci e capitali. Con la fine della libera circolazione, centinaia di migliaia di cittadini europei che lavoravano nel Regno Unito hanno dovuto affrontare delle procedure che prima semplicemente non esistevano. Richiedere lo status di soggiornante, dimostrare anni di residenza in UK e rinnovare documenti che prima non servivano. Io stesso ho vissuto sulla mia pelle il passaggio da un paese dove bastava un volo e un contratto di lavoro a un paese dove trovare un lavoro era diventato più difficile e più incerto a causa dell'enorme burocrazia che si era aggiunta. Parallelamente, molte aziende britanniche in settori come agricoltura, la sanità, l'edilizia hanno iniziato a segnalare carenza di personale proprio nei ruoli che prima venivano coperti più facilmente dai lavoratori europei. Poi ci sono cambiamenti più piccoli, sono tornati i costi di roaming telefonico quando si viaggia in Europa, aboliti anni prima e poi reintrodotti da diversi operatori dopo la Brexit. E non è finita qui, anche portare il proprio animale domestico in vacanza è diventato più complicato. Il vecchio passaporto UE per animali non è più valido e serve una documentazione sanitaria nuova,
con tempi e costi che prima non esistevano. E in più anche gli studenti britannici hanno perso l'accesso automatico ai programmi di scambio universitario europei, come l'Erasmus, sostituito nel 2021 da un programma nazionale diverso, con meno destinazioni disponibili rispetto a prima. E gli studenti europei che oggi vogliono studiare nel Regno Unito pagano le tasse universitarie degli altri studenti internazionali extra UE, anche 40.000 sterline l'anno per alcuni corsi, invece della retta agevolata riservata prima della Brexit ai cittadini europei. Ed è qui che arriviamo al punto più sorprendente, quello che dà il titolo a questo video. C'è stato un altro sondaggio condotto da Ipsos, sempre nel maggio 2026, quindi recente, in cui gli elettori che si dichiaravano certi di andare a votare in caso di un nuovo referendum hanno detto che il 58% voterebbe per entrare nell'Unione contro il 37% che voterebbe per restare fuori. 10 anni fa, con l'accordo più favorevole da sempre in mano, UK scelse comunque di uscire. Oggi, senza nessun nuovo accordo sul tavolo, la maggioranza vorrebbe rientrare e vi dirò di più, il 19 maggio 2025 si è tenuto a Londra il primo vero summit ufficiale tra Regno Unito e Unione Europea dalla Brexit. Ne è uscito un pacchetto di accordi concreti. I pescherecci europei hanno ottenuto accesso alle acque britanniche per altri 12 anni, in cambio di meno barriere doganali sull'esportazione di cibo britannico verso l'Europa. L'acciaio britannico ha ottenuto protezioni speciali da dazi europei. È partita una collaborazione più stretta sulla difesa e in più sono iniziati i negoziati per uno schema di mobilità che permetterebbe alle under 30 di viaggiare e lavorare più liberamente tra Regno Unito e Europa, un po' come succedeva prima della Brexit. Dentro questo percorso si inserisce il rientro in Erasmus+. Il 15 aprile 2026 il Regno Unito e l'Unione Europea hanno firmato l'accordo definitivo per far rientrare il paese nel programma a partire da gennaio 2027, proprio quel programma di scambio universitario che il Regno Unito aveva perso con la Brexit. Quindi il percorso inverso verso l'Unione Europea è già iniziato in diversi settori concreti. Attenzione, il dato più significativo riguarda i giovani, cioè quelle persone che nel 2016 erano troppo giovani per votare e tra questi circa il 70% voterebbe per rientrare nell'Unione Europea. Quello che mi colpisce guardando questi numeri, 10 anni dopo essere arrivato in quel paese, proprio nell'anno del voto, è che un paese che aveva già le condizioni più favorevoli possibili dentro l'Unione Europea ha scelto comunque di uscirne e oggi con dati economici alla mano e con gli ultimi sondaggi, questo paese sembra guardare indietro con più dubbi che certezze. Non so se il Regno Unito rientrerà mai davvero nell'Unione Europea. I sondaggi non sono un referendum. Tra il vorrei e lo farei davvero c'è sempre distanza, ma una cosa l'ho imparata vivendo quel momento da dentro. Le scelte che sembrano definitive in politica come nella vita non lo sono quasi mai davvero. Se vivete nel Regno Unito o ci avete vissuto, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa avete visto voi cambiare negli ultimi 10 anni. Come al solito li leggerò tutti e risponderò. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!